Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della funzione JavaScript per selezionare tutti i nostri permessi e definito il pulsante per l'inoltro dei dati. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a recuperare i dati dei nostri permessi, quindi delle pagine e dei pulsanti selezionati, effettueremo i nostri controlli e inseriremo i permessi all'interno del nostro database. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor e nella nostra funzione assegna permessi il for each che abbiamo utilizzato come test nella precedente videoguida lo eliminiamo e iniziamo ad effettuare i nostri controlli. Oltre a pagina return riceviamo anche la nostra sezione, quindi la sezione per cui stiamo lavorando, quindi id sezione sarà uguale a post id sezione, anzi post sezione, perché la nostra select l'abbiamo rinominata, in realtà non le abbiamo neanche dato, quindi la rinominiamo in sezione. Perfetto, e quindi questo lo rinominiamo in sezione, lo lasciamo uguale. Bene, e come controlli ci limiteremo a verificare che almeno una pagina sia stata selezionata per l'assegnazione dei permessi. Per quanto riguarda i pulsanti, ovviamente non li considereremo come errore, in quanto se non è stato ovviamente settato il permesso per la pagina, ovviamente non è inutile andare ad assegnare dei permessi per quanto riguarda i pulsanti. Perfetto, e quindi gli diremo if not isset, quindi non è stato specificato, quindi non è stato settato l'array $_post di pagine, allora ci deve dare errore, selezionare almeno una pagina a cui associare i permessi. Perfetto, quindi l'altro else if lo possiamo eliminare. Salvataggio dati in sessione per il momento non ne abbiamo, e pagina return andrà completato con end sezione uguale, e qua ci va sezione. Perfetto, quindi testiamo l'errore sull'array postato e quindi inoltriamo pagina vuota e non ce lo sta visualizzando. Vediamo perché. Allora, innanzitutto qua ci dovrebbe essere stampata la nostra variabile, non uno spazio vuoto, e in realtà però non c'è neanche il recupero del session alert, perché sicuramente il file che va a creare questo, quindi la select on change, non l'avevamo impostata con il session alert. Quindi apriamo nuovo utente, per esempio. Ecco, ci manca questa parte di codice da inserire e verifica non ce ne facciamo nulla, e poi qua al posto dell'end, quindi dello spazio, ci va la nostra variabile alert. Perfetto, quindi salviamo. E in effetti ci sta dando l'alert. Ora rinoltriamo la nostra richiesta, sì? Quindi vedete, se non specifichiamo almeno una pagina, ci dà selezionare almeno una pagina a cui associare i permessi. Perfetto, ora selezioniamo per scrupolo una pagina e come vedete la pagina non genera errore e quindi non torna indietro. Bene,
Ora vediamo come recuperare il check, quindi recuperare lo stato del check in caso di errore. Allora, noi alla nostra pagina stiamo inoltrando l'array, pagine e l'array pulsanti, e potremo salvare session alert di pulsanti e associarli $_post pulsanti, e quindi al recupero dovremo recuperare lo stesso array. Quindi in permessi gruppo, all'interno del for each, qua ci stampiamo pulsanti per vedere se lo stiamo recuperando correttamente. F5, selezioniamo un pulsante, inoltriamo la richiesta e come vedete qua ci stampa array. Perfetto, quindi stiamo recuperando correttamente l'array relativo ai pulsanti. Bene, quindi possiamo dirgli all'interno del while, quindi dei nostri check, if usiamo una nuova funzione in PHP che si chiama inArray. Questa funzione prende in ingresso il valore da ricercare, in questo caso deve ricercare l'id pulsante, virgola, e l'array su cui ricercarlo, quindi l'array nostro sarà pulsanti, quello che abbiamo recuperato in caso di errore. Quindi if in array, quindi se id pulsante è nell'array pulsanti, settiamo la variabile check uguale a checked, quindi la settiamo checkata di default, altrimenti la lasceremo vuota. E quindi all'interno della nostra check pulsanti qua ci stampiamo lo stato del check. Quindi salviamo, premiamo F5 ed è sparita la tabella con i nostri pulsanti, perché allora qua errori non ce n'è, però di default questa variabile pulsanti innanzitutto non è definita, però non credo sia quello il problema, ma credo che sia perché, quindi se è settato l'alert viene restituito l'array pulsanti, ma se non è settato, quindi di default, dobbiamo definire pulsanti uguale ad array vuoto. Credo che sia quello il problema, quindi salviamo, premiamo F5, esatto, era proprio quello. Quindi in realtà la funzione ovviamente dava errore perché non trovava l'array pulsanti, giustamente, non era definito. Bene, quindi dicevamo che in caso di errore al rientro inserisci gruppo, in questo caso dovrebbe rimanere checkato e rimane in effetti. Bene, ora dobbiamo replicare, sì, stanno funzionando tutti, dobbiamo replicare lo stesso con l'altra tabella, quindi riverificare il check anche in questo ciclo while, e stampare anche in questo check. Allora, questo check non ne abbiamo neanche dato il valore, quindi dobbiamo aggiungere il valore, il nome e anche
la variabile check. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo i permessi pulsanti solo per la tabella elenco gruppi, assegniamo i permessi, ci dà errore, ovviamente ci tiene anche soltanto questi. Bene, per quanto riguarda le pagine, in realtà non ci sono altri controlli che genererebbero degli errori, quindi in questo caso possiamo anche non andare a verificare il check. Qualora inserissimo ovviamente ulteriori dati, potremmo anche per la tabella pagine salvare in sessione quindi lo stato del check relativo alle pagine. Bene, quindi abbiamo in questo modo effettuato i nostri controlli sull'array pagine, salvato in sessione l'array pulsanti e quindi siamo pronti, qualora ovviamente supera i nostri controlli, andare a inserire i dati e quindi i permessi nelle nostre tabelle. Quindi innanzitutto ci loghiamo in phpMyAdmin, selezioniamo il database, creiamo una nuova tabella che la chiamiamo permessi pagine, che avrà un suo id permesso, valore intero auto increment chiave primaria, poi avrà il gruppo di appartenenza, valore intero e l'fk pagina, e salviamo. E poi creiamo una nuova tabella che la chiamiamo permessi pulsanti, che avrà il suo id permesso, sempre valore intero auto increment e chiave primaria, l'fk gruppo, valore intero, e l'fk pulsante, e salviamo anche la seconda tabella. Perfetto, quindi abbiamo definito le nostre tabelle. Perfetto, ora dovremmo andare a recuperare il gruppo, perché allora innanzitutto testiamo nuovamente l'assegnazione dei permessi, quindi l'errore, e in realtà qua ci sta dando il problema che abbiamo riscontrato prima, quindi sulla funzione isInArray, questa qua, perché allora se io seleziono, quindi se noi selezioniamo un pulsante e inoltriamo la richiesta, la nostra pagina, quindi permessi gruppo, quindi se non è settato l'alert, ci va a definire quindi l'array pulsante vuoto per non dare errore con la funzione. Se invece passiamo ovviamente il dato vuoto, quindi senza postare, senza inizializzare l'array dei pulsanti, al rientro ovviamente l'array pulsante non è definito, e quindi in assegna permessi, nel recupero delle nostre variabili, gli diciamo if iset $_post pulsanti, $pulsanti sarà uguale a post pulsanti, altrimenti pulsanti sarà uguale ad array vuoto, come abbiamo fatto in caso non sia settato l'errore, e quindi qua invece di passarli post pulsanti li passiamo pulsanti. Ora lo ritestiamo, quindi F5, e adesso non ci dà più l'errore. Perfetto,
E lo stesso facciamo col recupero del post pagine. Quindi se è settato post pagine, la variabile pagine prenderà l'array di post pagine, altrimenti pagine sarà uguale ad un array vuoto. Bene, e quindi dicevamo che dobbiamo recuperarci anche il gruppo, perché lo dobbiamo inserire nella nostra tabella. Ora, al primo accesso in permessi gruppo utenti, noi nell'URL abbiamo gruppo, però una volta che selezioniamo la sezione di interesse andiamo a perdere quel dato. Quindi in permessi gruppo, nella nostra select dobbiamo passargli anche end gruppo uguale, e qua ci stampiamo $_get gruppo, e poi end sezione uguale a thisValue. Salviamo, rientriamo in permessi gruppo, selezioniamo la sezione differente e ci deve essere qualche errore, quindi end gruppo uguale, questo apice singolo non ci fa nulla, quindi selezioniamo dicevamo una sezione differente, e come vedete ora nell'URL abbiamo sia gruppo che sezione. Perfetto. E quindi nel nostro file ci inoltriamo anche $_get gruppo, quindi lo passiamo alla nostra pagina per l'inserimento dei dati tramite campo hidden, lo recuperiamo, e in caso di errore glielo ripassiamo, quindi gruppo uguale a gruppo, end sezione uguale sezione. Quindi salviamo, premiamo F5, assegniamo i nostri permessi e come vedete siamo tornati in permessi gruppo utenti con l'errore settato e abbiamo anche recuperato gruppo e sezione. Perfetto. E quindi dicevamo che se il recupero dei dati e i controlli vanno a buon fine, faremo un for each di $pagine as $id precetta $id pagina, quindi e per ogni pagina trovata lui ci faccia la insert into permessi pagine ai campi fk gruppo ed fk pagina, values gli passiamo il gruppo, virgola, e l'id pagina. Perfetto. E poi rieseguiamo il for each su pulsanti as id pulsante e gli diremo insert into permessi pulsanti ai
ai campi fk gruppo, fk pulsante e gli passiamo il gruppo e l'id pulsante. Perfetto. E poi ad ogni ciclo for eseguiamo quindi la query. Quindi qua gli facciamo il MySQL query di connessione insert, è lo stesso per i pulsanti, e poi facciamo l'header location finale, che sarà uguale a quello in caso di errore. Quindi dobbiamo ritornare alla pagina per l'associazione dei permessi. Perfetto, quindi salviamo, definiamo i permessi per la sezione permessi utente del gruppo amministratore, quindi li associamo l'intera sezione, quindi tutte le pagine e tutti i pulsanti, assegniamo i nostri permessi e come vedete siamo ritornati nella pagina permessi gruppo utenti, controlliamo che abbia inserito correttamente tutti i dati. Perfetto, quindi ha inserito tutti i pulsanti associati al gruppo selezionato e in pagine ha associato i permessi per le pagine al gruppo selezionato. Bene, abbiamo inserito quindi correttamente tutti i nostri permessi per quanto riguarda il gruppo amministratore. Ora vediamo di recuperare i dati qualora quindi siano impostati all'interno del nostro database, quindi i permessi sia per le pagine che per i pulsanti, e di settare quindi al caricamento della pagina i checkbox selezionati. Quindi se settato l'alert recuperiamo quindi abbiamo detto i check dall'errore, altrimenti quindi lo stato del check, altrimenti quindi per prima cosa faremo la select dei permessi pagine, quindi faremo una select stellina from permessi pagine e gli diciamo where fk gruppo è uguale, e qua ci concateniamo $_get gruppo. Perfetto, eseguiamo la query, quindi res permessi pagine sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $sell permessi pagine e gli diciamo while row permessi di pagine è uguale a MySQL fetch array di res permessi pagine, quindi per ogni dato che trova li va a associare all'array pagine. Quindi qua oltre ad array pulsanti definiamo anche array pagine e ad ogni ciclo while dobbiamo inserire quindi l'id pagina associata al gruppo all'interno dell'array pagine, e per fare questo utilizziamo un'altra funzione PHP che si chiama array push, che prende in ingresso l'array, quindi pagine, e qua gli passiamo row permessi di pagina al campo fk pagina. Perfetto. E poi, come abbiamo fatto per i pulsanti, nel ciclo while gli diremo if in array row di voci dd pagina di pagine,
Quindi se l'id che sta ricavando dal database è presente nell'array pagine, la variabile check sarà uguale a checked. E qua ci stampiamo ovviamente la nostra variabile. Perfetto. Ora lo stesso replichiamo per le pagine che non sono associate alla visibilità del menu. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete al caricamento della pagina ovviamente ci va a settare tutte le pagine selezionate perché noi abbiamo selezionato l'intero modulo. Bene, ora non ci resta che popolare l'array anche dei pulsanti e quindi se non è settato l'errore faremo la query anche su permessi pulsanti. Quindi select stellina from permessi pulsanti where fk group uguale a gruppo, ricaviamo i dati, ossia eseguiamo la query, ricaviamo i dati e quindi ad ogni ciclo while pulsanti, quindi l'array pulsanti riceverà il valore di row permessi pulsanti al campo fk pulsante. Quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ora ci va a settare giustamente anche tutti i pulsanti perché come abbiamo detto prima abbiamo selezionato l'intera sezione. Bene, ora vediamo invece come impostare la modifica, quindi la cancellazione magari di un permesso che non vogliamo più attribuire. Quindi nella nostra funzione questo si occuperà, quindi questa sezione si occuperà dell'inserimento nuovi permessi, questa parte qua, e prima dell'inserimento controlliamo che siano stati assegnati dei permessi pagine per questo gruppo e nel caso li andremo a cancellare e poi lo stesso faremo con i pulsanti. Quindi faremo una cell permessi pagina, quindi select id permesso from permessi pagine e gli diciamo where fk gruppo è uguale a gruppo, eseguiamo la query, quindi MySQL query di connessione virgola $cell permessi pagina e poi gli diciamo while row permessi pagina è uguale a MySQL fetch array di res permessi pagina, quindi per ogni dato che trova gli diremo delete uguale a delete from permessi pagine where id permesso è uguale, e qua ci va ovviamente row permessi pagina al campo id permesso e poi ovviamente eseguiamo la query, quindi MySQL query di connessione virgola $delete. Perfetto.
E lo stesso poi ovviamente dobbiamo fare per i pulsanti, e quindi qua ci scriviamo controllo, quindi controllo e cancellazione vecchi permessi, e qua inserimento nuovi permessi. Perfetto. Quindi dicevamo, allora questo va qua su però, così. Quindi dicevamo che dovevamo selezionare i permessi dei pulsanti, quindi select di permesso from permessi pulsanti, where fk group uguale a gruppo. Quindi eseguiamo la query, ci ricaviamo i dati, e definiamo la query, quindi delete from permessi pulsanti where id permesso row permessi pulsanti al campo id permesso, e poi eseguiamo la query. Perfetto, quindi salviamo, modifichiamo i permessi per quanto riguarda il gruppo amministratore, li togliamo, l'elenco utenti e i pulsanti, quindi abbiamo detto elenco utenti e poi li togliamo i pulsanti dalla tabella elenco utenti. Quindi assegniamo i permessi, come vedete siamo ritornati in permessi gruppo utenti e ovviamente elenco utenti non è più selezionato, e lo stesso anche i pulsanti per la modifica e la cancellazione. Ora li ripristiniamo. Bene, in questo modo però noi stiamo andando a cancellare in realtà i permessi sia per le pagine e per i pulsanti, passandoli soltanto il gruppo, e quindi nella cancellazione lui ovviamente ci andrà a cancellare tutti i permessi associati a quel gruppo. Quindi se noi ora settassimo i permessi anche per il backend, noteremo che nel backend ovviamente vengono salvati, ma in permessi utenti ovviamente vengono cancellati. Questo perché ovviamente stiamo cancellando prima del nuovo inserimento tutti i permessi associati al gruppo. E per quanto invece riguarda la cancellazione, noi dovremmo utilizzare anche la sezione. Quindi nella nostra query, per quanto riguarda le pagine, faremo una select p, quindi permesso.id permesso from permessi pagine as p, e dovremmo fare una inner join con pagine privata as pg, e dirgli ovviamente on p.fk pagina è uguale a pg.id pagina, dirgli where p.fk gruppo è uguale a gruppo, e poi aggiungergli anche and pg.fk sezione è uguale, e qua ci va la sezione per cui stiamo definendo i permessi, quindi la nostra variabile sezione. Perfetto, quindi salviamo e testiamo la definizione dei permessi per quanto riguarda nuovamente i permessi utente, e ce li ha ovviamente definiti. Ci spostiamo in backend e come vedete ora, per quanto riguarda la sezione backend, ha mantenuto ovviamente i permessi che avevamo precedentemente inserito. Ora cancelliamo soltanto i permessi per queste tre pagine, ci va a cancellare questi e ci tiene gli altri, ci spostiamo in permessi utenti e ovviamente ci sta mantenendo correttamente i permessi. Ora lo stesso dobbiamo
effettuare anche con i pulsanti. E per quanto riguarda invece la tabella permessi pulsanti, dovremo fare una inner join in più con la tabella azioni, quindi inner join pulsanti e poi inner join azioni, e passare alla tabella azioni la sezione di riferimento. Bene, quindi selezioneremo p.id permesso from permessi pulsanti as p, inner join pulsanti as ps, e li diciamo ovviamente on p.fk pulsante è uguale a pulsanti.id pulsante. Poi faremo una ulteriore inner join con azioni as a, dove pulsanti al campo fk azione è uguale a da.id azione, where p.fk gruppo è uguale a gruppo, e li aggiungiamo and a.fk sezione è uguale, e qua ci va la variabile sezione. Perfetto, quindi in questo modo si andrà a ricavare anche in questo caso soltanto i permessi dalla tabella permessi pulsanti per il gruppo selezionato e la sezione selezionata, e li andrà a cancellare. Quindi salviamo, selezioniamo i permessi, quindi tutta la sezione per permessi utente, assegniamo i permessi, ci spostiamo in backend, riselezioniamo tutta la nostra sezione, e come vedete ci ha mantenuto ovviamente in backend tutti i permessi e anche in permessi utente. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a completare la pagina per il login, quindi verificheremo che l'utente abbia ricevuto le due parti del token per il completamento della registrazione, e sposteremo i dati dell'utente dalla tabella register attempt alla tabella utenti privata.